Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Doxazosina Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento, 24 novembre 2021. Cos'ha Doxazosina Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Doxazosina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Doxazosina Sandoz? Doxazosina Sandoz è un farmaco a base del principio attivo doxazosin mesilato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Doxazosina Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Doxazosina Sandoz 2 mg 30 compresse, Doxazosina Sandoz 4 mg 20 compresse, Doxazosina Sandoz 4 mg 30 compresse, Doxazosina Sandoz 4 mg 60 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: doxazosin mesilato. Gruppo terapeutico: alfa-bloccanti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione arteriosa essenziale. Doxazosina Sandoz è indicato nel trattamento dei sintomi clinici associati all'iperplasia prostatica benigna, IPB. Posologia: le compresse devono essere assunte in monosomministrazione giornaliera con una quantità sufficiente di acqua. La durata del trattamento deve essere stabilita dal medico. Ipertensione arteriosa: la dose abituale di Doxazosina Sandoz è da 1 a 8 mg al giorno. La massima dose raccomandata è di 16 mg al giorno. La dose iniziale è di 1 mg prima di coricarsi, mezzo compressa da 2 mg, e questa dose deve essere mantenuta da 1 a 2 settimane di trattamento. Dopo questo periodo il dosaggio può essere aumentato a 2 mg una volta al giorno e mantenuto per altre 1 a 2 settimane. Al bisogno, il dosaggio giornaliero può essere aumentato ancora gradualmente, sempre dopo lo stesso intervallo di tempo, a 4, 8 e 16 mg una volta al giorno, in base alla risposta del paziente. Iperplasia prostatica benigna. All'inizio del trattamento con Doxazosina Sandoz, si raccomanda il seguente schema posologico. Giorni da 1 a 8. 1 mg al giorno, mezzo compressa di Doxazosina Sandoz da 2 mg. Giorni da 9 a 14. 2 mg al giorno, 1 compressa di Doxazosina Sandoz da 2 mg. In base ai parametri aerodinamici e alla sintomatologia della IPB del paziente, questa dose può essere aumentata a 4 mg, 1 compressa di Doxazosina Sandoz da 4 mg, e, successivamente, alla massima dose raccomandata di 8 mg, 2 compresse di Doxazosina Sandoz da 4 mg. L'intervallo di tempo raccomandato tra un incremento posologico e quello successivo va da 1 a 2 settimane. La dose giornaliera abituale raccomandata è di 2-4 mg. Doxazosina Sandoz deve essere usato in monosomministrazione giornaliera. Se si interrompe la somministrazione di Doxazosina per qualche giorno, la ripresa del trattamento andrà fatta a partire dal dosaggio iniziale di 1 mg. Pazienti anziani e pazienti con insufficienza renale. La farmacocinetica della Doxazosina rimane invariata nei pazienti anziani e in quelli con insufficienza renale. Inoltre, non ci sono evidenze che la Doxazosina aggravi l'insufficienza renale preesistente. Pertanto, si raccomanda generalmente la dose abituale. Comunque, a causa della possibile comparsa di ipersensibilità in alcuni di questi pazienti, è necessario prestare particolare attenzione all'inizio del trattamento. Doxazosina non dializzabile poiché copyright è altamente legata alle proteine plasmatiche. Pazienti con insufficienza epatica. Il dosaggio deve essere aumentato con particolare prudenza nei pazienti con insufficienza epatica. Non ha disponibile alcuna esperienza clinica nei pazienti con insufficienza epatica severa, vedere il paragrafo 4 a EUROS avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Doxazosina Sandoz nei bambini ed adolescenti non sono state stabilite. Controindicazioni. Doxazosina Sandoz è controindicata nei seguenti casi. Pazienti con ipersensibilità alle chinazoline, P. Esempio: prazosina, terazosina, doxazosina o a uno qualsiasi degli eccipienti. Pazienti con anamnesi di ipotensione ortostatica.
pazienti con iperplasia prostatica benigna e concomitante ostruzione delle vie urinarie superiori, infezione cronica delle vie urinarie o calcoli vescicali. Durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6.1. Pazienti con ipotensione 2. Doxazosina controindicata come monoterapia nei pazienti con incontinenza da sovradistensione o con anuria, con o senza insufficienza renale progressiva. 1. Esclusivamente per le indicazioni di ipertensione. 2. Esclusivamente per le indicazioni di iperplasia prostatica benigna. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Inizio della terapia. In relazione alle proprietà alfa bloccanti di doxazosina, i pazienti potrebbero sperimentare ipotensione posturale, evidenziata da capogiri e debolezza o, raramente, perdita di coscienza, sincope, in particolare all'inizio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In alcuni pazienti la somministrazione concomitante di doxazosina con un inibitore della PDE5 potrebbe provocare ipotensione sintomatica, vedere paragrafo 4.4. Non sono stati condotti studi con formulazioni di doxazosina A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere doxazosina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere doxazosina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per le indicazioni dell'ipertensione. Poiché a copyright non sono stati condotti studi adeguati o ben controllati su donne in gravidanza, la sicurezza di doxazosina durante la gravidanza non è stata stabilita. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Doxazosina potrebbe esercitare un effetto negativo sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento. Effetti indesiderati. Le frequenze usate sono le seguenti. Molto comune a 0 yen 1 decimo, comune da 0 yen 1 centesimo a 1 decimo, non comune da 0 yen 1 millesimo a 1 centesimo, raro da 0 yen 1, 10, 000 a 1 millesimo, molto raro 1, 10, 000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se un sovradosaggio dovesse causare ipotensione, il paziente deve essere immediatamente posto in posizione supina con la testa in posizione declive. Se ritenuto appropriato nei singoli casi, devono essere adottate altre misure di supporto. Se questa misura si rivela inadeguata, lo shock deve essere trattato inizialmente con espansori di volume. In seguito, se necessario, devono essere usati vasopressori. La funzionalità renale deve essere monitorata e supportata a seconda delle necessità. Poiché a copyright doxazosina esercita un elevato legame proteico, la dialisi non è indicata. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC. C02CE04, antipertensivi, bloccanti dei recettori alfa-adrenergici. G04CA, urologici, antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. La somministrazione di doxazosina produce una significativa riduzione della pressione arteriosa conseguente alla diminuzione delle resistenze, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, doxazosina è ben assorbita. I picchi plasmatici sono raggiunti dopo 2 ore e la biodisponibilità assoluta è del 63% circa. Il legame della doxazosina con le proteine, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non hanno evidenziato alcun rischio specifico per gli esseri umani in base agli studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di doxazosina Sandoz a base di doxazosin mesilato sono Benur, Cardura, Chiaridoxina, Didralen, Dilur, Doxafin, Doxazosina Alnus, Doxazosina Alter, Doxazosina Aristo, Doxazosina Aurobindo, Doxazosina EG, Doxazosina Exal, Doxazosina Milan Generics, Doxazosina Pensa, Doxazosina Sandoz, Doxazosin Doc Generici, compressa, Doxazosin Rachiofarm, Doxazosin Zentiva, compressa divisibile, Kimura, Lenaxolan, compressa, Noradox, Normoten, Quorum, Sidox. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.